Ciao cara community, mi spiace per la mia lunga assenza, ma ora capisco le mamme quando dicono che non hanno un attimo di tempo per fare qualunque cosa. Faccio questo video a distanza di tempo, ma magari qualcuno avrà piacere nel vedere cosa sia successo in questi mesi. Avevo fatto tante riprese prima di partorire, ma non ho mai avuto modo di editare tutto. Ora trovo qualche piccolo spazio qua e là per lavorarci su e avevo piacere a condividere alcuni momenti con voi. Ho raggruppato per voi 19 consigli prima di partorire. La mia priorità prima dell'arrivo della mia piccola è stata quella di sistemare tutta la casa, fare un po' di decluttering e sistemare le cosine della mia piccola. Abbiamo imbiancato la testata del letto con una vernice termoisolante per far sì che durante l'inverno la stanza rimanga calda. Vi faccio vedere alcune cose che abbiamo ricevuto in regalo e che abbiamo acquistato per la bambina. Mi fa una tenerezza vedere tutti questi vestitini che ora mi sembrano così piccoli e teneri. Per quanto riguarda body e tutine, consiglio per gli acquisti la taglia 56, perché taglie più piccole non vi serviranno a nulla se non in caso di bambini prematuri. I body ottimi da usare sono quelli con l'apertura a bottoni laterali. Mi sono trovata benissimo con i body di Okaidi e di H&M. Hanno un tessuto ottimo e sono morbidissimi. Per le tutine mi sono trovata molto bene con quelle di Primark, sono quelle con apertura sul davanti. Tenete in considerazione che i bambini appena nati sono piccolissimi e si ha paura anche a toccarli, figuriamoci a mettergli cose complicate addosso, quindi sono state ottime per tutti i giorni sia come qualità che come praticità. Tra l'altro sono costate pochissimo. Quando dovete fare il corredino conviene prendere poche cose indispensabili. Sconsiglio di prendere di più perché nel mio caso Zoe doveva nascere in un periodo teoricamente caldo e invece la temperatura sembrava già autunnale e tantissime cose non gliel'ho potute nemmeno mettere. Ho preso delle mussoline sempre utili. 2 golfini di taglia più grande in vista dell'utilizzo dopo alcuni mesi. Bavaglini sempre di Primark con cui mi sono trovata bene per i primi mesi. Camicetta della fortuna da mettere alla nascita. Ho preso delle tutine invernali da Okaidi con apertura sul retro. Buonissima la qualità, pessima l'idea di prenderle con apertura sul retro. Avete idea di dover cambiare una bambina che ha fatto la cacca e doverla rigirare su e giù per toglierle la tutina? Vi lascio solo immaginare, però ormai le avevo comprate e le ho utilizzate. Di sicuro non le ho più ricomprate. Altre tutine taglia più grande così da non dover acquistare altre tutine per i prossimi mesi. Si sa che quando c'è un neonato risulta tutto complicato anche uscire di casa a fare compere, perché diciamocelo bene, all'inizio la cosa importante è sopravvivere. Ve lo dice una che ha fatto nottate intere a non dormire. Eravamo veramente devastati dalla stanchezza. Per l'inverno copertine in pied in abbondanza. Io ne ho acquistate 3 da Primark con cui mi sono trovata benissimo e altre che mi sono state regalate. Non bastano mai perché si sporcano e sono indispensabili. Copertina in cotone presa da Primark. Poi, parlando per i miei acquisti per il parto, ho preso questa camicia Premaman con i bottoni sul davanti, con cui mi sono trovata benissimo, sia per la morbidezza che per la praticità. Questa presa sempre da Primark. Vestaglia presa sempre da Primark, ottima. Ciabatte in plastica da mettere nella borsa parto. Per l'organizzazione dei vestiti di Zoe ho acquistato diversi organizer da Ikea. Questo è stato un regalo, una fascia e una copertina. Sono molto belli. Straconsiglio il marchio Okaidi, qualità ottima. Immancabili sono i body con chiusura sul davanti, di 2 taglie diverse, in modo che abbia tutto il necessario per i primi mesi più impegnativi, dove purtroppo non si ha nemmeno il tempo di fare quasi una doccia. Cosa molto importante quando si prepara il corredino neonato è staccare tutte le etichette, perché la pelle dei neonati è delicatissima e potrebbero irritarla. Questa è una parte del corredino, che è un mix tra regali e acquisti. Poi ho annotato su un foglio tutto quello che avevo in quel momento, in modo da capire cosa mancasse ancora e che avrei dovuto acquistare. È molto importante fare un sunto di tutto, in modo da non acquistare troppe cose o dimenticare di acquistarne altre. Una volta staccate tutte le etichette ho messo tutto in una bustona e man mano ho iniziato a fare tutte le lavatrici. Il lavaggio dei capi per neonati va fatto con un detersivo apposito per neonati e inoltre ne va messo pochissimo. Questo è quello che dicono le linee guida.
Ho messo la centrifuga molto bassa perché avevo fatto il bucato a luglio e quindi si sarebbe asciugato tutto subito. Il giorno dopo aver lavato tutto ho igienizzato il tavolo con il Napisan e poi lavato con un panno bagnato con sola acqua. Volevo una superficie igienizzata ma che non avesse residui di prodotto. A questo punto ho poggiato tutti i vestitini puliti di Zoe. Mi sono seduta col mio bel pancione e ho iniziato a piegare tutto il bucato. Nel vedere ora queste immagini mi fanno una tenerezza grandissima. Se devo dirvi la verità, ora non stiro la maggior parte del bucato di Zoe, solo pochissime cose che sono oggettivamente stropicciate. Una cosa che mi aiuta tantissimo è l'asciugatrice. Si può dire che non stiro più quasi nulla. L'asciugatrice quindi è uno degli acquisti indispensabili quando si ha un neonato o dei bambini in famiglia, visto che sporcano tantissimi cambi al giorno. Dovrete essere sempre forniti di retine per il bucato. Io ci metto dentro tutte quelle cose piccolissime come i calzini che altrimenti si perderebbero dentro la lavatrice o anche i capi delicati da inserire in lavaggio, indispensabili direi. Ed ecco tutto ben piegato. Ho lasciato da parte solo delle cose che ho preferito stirare, ma forse è stata una delle pochissime volte che ho stirato il suo bucato. Una volta suddiviso tutto per tipologia, ho iniziato a organizzare tutto nei cassetti. Devo dire che è stato davvero emozionante. Per i vestiti ho svuotato completamente tutta questa cassettiera, che ho dedicato interamente a Zoe. Tuttora guardo la cassettiera e penso che sia anche troppo avere tutti questi cassetti pieni di vestiti. Vorrei tenere un guardaroba minimal sia per una questione che i neonati crescono in frettissima e non sfruttano mai appieno tutti i vestiti che hanno, e sia per una questione di avere tutto più ordinato avendo meno, ma giustamente all'inizio si ricevono molti regali e gli spazi esplodono letteralmente. Prima ho spolverato tutti i cassetti e poi li ho igienizzati e poi lavati con un panno solo con acqua. Questi sono tutti gli organizer che ho utilizzato e sono di Ikea. Ancora ora mi trovo benissimo. Questa era una sistemazione provvisoria. Ho messo le cosine invernali e quelle di taglia più grande nel cassetto sotto, mentre in quello sopra metterò quello che dovrò utilizzare subito. In vista dell'attesa della nascita che non si sa quando sarebbe arrivata, ho coperto tutto con un asciugamano, in modo che non prendessero polvere. Questo è molto importante. Dicono le linee guida di tenere il bucato dei neonati al riparo dalla polvere perché la loro pelle è delicatissima. Ho stirato poi tutto e messo a posto nel cassetto. Questa è stata un'organizzazione provvisoria, perché ero ancora in attesa del fasciatoio, dove avrei organizzato tantissime altre cose.
Questo è il borsone che ho portato in ospedale e che ho utilizzato per i cambi di Zoe. Mi è stato regalato da mia cognata appositamente per Zoe. È ottimo, l'ho lavato in lavatrice anche 3 volte fino ad ora ed è rimasto ancora perfetto. Inoltre ha anche una pochette all'interno molto utile. Poi le bustine per i cambi dell'ospedale carinissime, con etichette e pennarello. E per ora è tutto, con alcuni dei miei consigli che spero potranno aiutare qualcuno. Spero che questo video vi sia piaciuto, se sì lasciatemi un cuore nei commenti. Vi auguro una dolce casa a tutti e vi aspetto al prossimo video.